Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi per la rubrica Fantasy Italiani abbiamo il terzo libro della trilogia Mirta Luna, ovvero Ti porterò nel sangue di Chiara Palazzolo. Chiaramente se non avete letto o visto il video in cui ne parlo, sia del primo che del secondo, vi lascio qui sopra e in descrizione i video in cui ne parlo. Anche nella prima parte di questo terzo libro avremo un tipo di narrazione molto lenta, ma le cose cambieranno nelle ultime 100 pagine. Infatti nelle ultime 100 pagine si concentra tutta l'azione e la lettura diventerà molto frenetica. Questo libro inizia con Francesco. Se ve lo ricordate, era un ex fidanzato di Mirta, in realtà il primo fidanzato che lei ha avuto. E indovinate un po', ce lo ritroviamo a Roma come benandante, perché questo è il loro modus operandi. Infatti i benandanti per la maggior parte richiamano persone che hanno avuto a che fare con questi soprammorti. Non tornerò di nuovo sull'argomento Francesco, nella parte spoiler ve la dico subito qui. Secondo me non è stato dato spazio a questo personaggio, infatti ci viene introdotto all'inizio ma poi nel concreto non farà nulla. Ed è come se tutte le trame a un certo punto dovevano chiudersi e per lui non c'era più spazio. Diciamo che a un certo punto è come se è stato lasciato fuori e mi aspettavo di più. Questo libro è incentrato su più fronti. Da una parte abbiamo la caccia a Robin, dall'altra vediamo come lavorano gli uomini di Godfrey, ma principalmente noi assisteremo alle scelte che farà Mirta o Luna e a come evolverà o retrocederà a livello psicologico. E come vi ho chiesto nel video del secondo libro, secondo voi chi sceglierà? Sara o Robin? In realtà Mirta come personaggio non mi è mai piaciuta. All'inizio come Mirta è una ragazza troppo ingenua e superficiale. Poi invece arriva Luna e anche qui ho nutrito forti dubbi in merito, perché è troppo pazza, troppo impulsiva, troppo tutto. Pensavo che si desse una regolata dopo le sue disavventure nel secondo libro, in cui è rimasta chiusa per un sacco di tempo a riflettere e meditare su se stessa, ma invece è tornata come all'inizio, preda delle emozioni, dei tradimenti e delle bugie. E ora vi chiedo, e se non fosse tutta farina del suo sacco? Nella parte spoiler parleremo di molti spunti di riflessione interessanti su questo argomento. Uno dei personaggi che troveremo all'inizio ha il mio stesso nome, quindi dovevo nominarla per forza, e quindi si chiama Cecilia. Mi ha colpito tantissimo, anche se ai fini della trama è altamente irrilevante, il modo in cui ha vissuto fino adesso e il fatto che io fossi stata in lei avrei fatto le stesse scelte. Un appunto che devo fare è sulle capacità dei soprammorti. Infatti queste cambiano continuamente secondo i fini di trama e intaccano quella che è la credibilità. Infatti se in un primo momento ci viene detto che entro 2-3 mesi potrebbero morire perché non riescono a usare bene il loro corpo in quanto si paralizza, diciamo, hanno un alto grado di decomposizione in corso e perdono tutti i poteri e le forze. In altre occasioni ci viene detto è un mese che non mangio e già erano decomposti e non si muovevano quasi più o comunque con difficoltà. Oppure un'altra volta ci viene detto è un mese e mezzo che non mangio, quindi più tempo, ma avevano solo delle macchie blu sulla pelle e pochissime difficoltà motorie, nient'altro. Quindi in questo frangente secondo me ha toppato perché non è coerente. In ogni caso assisteremo a così tanti colpi di scena che ci faranno rivalutare tutti i personaggi dal primo all'ultimo. Un personaggio che invece ho amato tantissimo è GM, ovvero Gatto Machesi, chiaramente un nome inventato. Ma su questo personaggio si apre un mondo. Infatti nessuno sa chi sia o da dove venga e sul suo personaggio si fanno solo congetture. Una delle cose più importanti è che è attaccato al profitto in modo viscerale.
quindi tenetelo a mente durante la lettura. Questo personaggio in ogni caso ha imparato a fingere di essere umano così bene da sembrarlo davvero. Infatti non si nasconde come gli altri, ma vive alla luce del sole. Potrebbe benissimo vivere nella casa di fianco a un benandante e passare totalmente inosservato. Inoltre vive di bugie e inganni continui che ci fanno riflettere molto su quello che è il suo personaggio. Il finale non mi ha particolarmente convinto perché secondo me poteva dare molto di più. Diciamo che molte cose sono state affrettate e magari un focus in più su alcuni argomenti sarebbe stato perfetto. Ma in linea generale la conclusione in sé della storia, ovvero la scelta di Luna, l'ho trovata in linea con il personaggio, quindi non mi ha deluso. Inoltre ti fa capire che tutti i personaggi continueranno le loro storie anche fuori dalla narrazione stessa. In conclusione, questo libro mi è piaciuto, anche se alcune cose potevano essere ben migliori. Le storie dietro ai personaggi non erano per niente scontate, per cui alla fine ti lascia con un senso di sorpresa e lascia anche molto spazio alla riflessione. Se c'è qualcosa che volete chiedere, fatelo nei commenti. Ed ora iniziamo con la parte spoiler tra 3, 2, 1. Si scopre che era Sara ad averla tenuta prigioniera per quei 2 mesi nello stanzino a decomporsi. E quindi scegliere Robin, la cui unica colpa era di amarla in un modo malato, tanto da volerla uccidere per passare con lei l'eternità? Oppure scegliere Sara, la donna di cui ti fidavi, che hai amato, che ti ha torturata per mesi e quasi uccisa di nuovo? La scelta era oltremodo ardua tra il male e il peggio. Per fortuna non ha scelto nessuno dei due. Infatti una cosa fantastica è che lei per la maggior parte del tempo è pazza e fa queste scelte sbagliate e controproducenti e contro se stessa perché è la mente di Robin che la influenza e quindi gli fa fare quello che vuole lui. Come nel finale quando ha deciso di tradire GM e Paco. Robin l'ha influenzata al punto da tradirli e c'era quasi riuscito fino a quando lei non gli ha sparato, rompendo così il suo controllo mentale, mettendo la parola fine a questo suo manipolare e confondere. Parlando di Robin, dallo scorso libro sapevamo che era un benandante e quindi un battitore, un telepate, ma solo in questo terzo libro abbiamo un focus più profondo, ovvero nel concreto, Robin fin dall'inizio ha influenzato la mente di Mirta tanto da farla innamorare di lui, farla drogare per lui e farla suicidare per lui. Quindi non più la sciocca ragazzina superficiale, ma una persona soggetta a continua manipolazione mentale. Tanto che a un certo punto sentiamo Mirta o Luna che esclama: Robin, ma che cosa mi hai fatto? Quello che in realtà non capisco, ed è un altro flop dell'autrice, è il fatto: fino a dove si estende questo controllo mentale di Robin? Ha influenzato Mirta sia da viva che da morta, ma ti pare che negli altri soprammorti non ha assolutamente nessun effetto? Quando rapisce Vanna, perché non l'ha influenzata col controllo mentale per carpire le informazioni? Oppure quando rapisce Marianna, perché non ha cercato di scoprire se era Mirta o meno tramite la mente? E quindi ecco che ci ritroviamo a parlare delle incongruenze e degli sbilanciamenti dei poteri che si inseriscono all'interno dei romanzi. Se si dà una regola bisogna seguire quella, se no il lettore si confonde e mette in dubbio la credibilità dell'opera. Infatti, se il mangiare è in linea con la durata vitale, la telepatia è in linea con le scelte che compiono. Considerando che è vero che molti soprammorti resistono al controllo mentale, diciamo, ma bisogna considerare anche situazione per situazione. Vanna in quel caso stava soffrendo molto, essendo che aveva il corpo totalmente disarticolato. Lei stessa ci dice che in quel momento era molto fragile. Avendo quindi questo stato mentale debole, Robin avrebbe potuto farle tutto quello che voleva. Non l'ha fatto perché chiaramente il libro poi si sarebbe concluso in 2 pagine. Ma non è così che funzionano le capacità. Anche la capacità di guarigione dei soprammorti è messa in dubbio. Infatti, se loro guariscono spontaneamente o meglio ancora mangiando,
Perché Pago e Luna hanno delle cicatrici evidentissime in alcuni punti, mentre in altri che hanno ricevuto magari le stesse ferite non hanno nulla? E perché il corpo di Vanna non ha iniziato a guarire da solo anche se disarticolato? Non so se vi ricordate la scena di Twilight in cui Jacob si rompe le costole e per curarle hanno dovuto rompergliele di nuovo. Ok che non è la stessa cosa, ma mi aspettavo una cosa del genere. Poi dal lato medico magari non c'entra nulla, ma mi aspettavo una cosa del genere. In ogni caso non sappiamo se alla fine Robin sia morto o meno, ma lei in quel momento si sente diversa. Si sente più libera, più in pace con se stessa e vuole andarsene via da sola senza regole. E qui arriva Godfrey, il primo soprammorto. Finalmente si scopre il perché delle fortificazioni in casa sua e il legame che aveva Luna con loro. Anche se non viene detto, credo che lui sia stato il primo telepate in assoluto, perché principalmente è con la mente che crea una proiezione astrale, diciamo, di se stesso, oppure è con la mente che influenza gli altri, ad esempio quando ha dato energia a Luna per muoversi, ma a quanto pare non la usa allo stesso modo di Robin, perché lui la usa per influenzare le scelte altrui. Molto carino il fatto che ha lasciato a Luna tutto il tempo che vuole per stare da sola. Infatti loro ragionano in termini di eternità. Che cosa importa se passano un giorno, un anno, 10 anni o 100 anni senza rivedersi? Tanto prima o poi nel tempo lo rifaranno. Hanno proprio un'eternità e questo si percepisce, quindi mi è piaciuta questa scelta. Fossi in Luna, adesso che sta andando da Gabriel, mi farei rifare il viso di nuovo, perché così le persone che mi stavano cercando non riuscirebbero più a riconoscermi e potrei vivere in pace la mia vita come fa GM praticamente, inventando una nuova identità e senza far conoscere a nessuno il mio passato. Anche la talpa, ovvero Nicholas, non era assolutamente scontato. Infatti, se non ce l'avesse detto lui, almeno io non lo avrei capito da sola. Mi è piaciuta questa scelta e ce l'ha presentata in modo ancora più credibile quando nel passato ha parlato con Marianne, ovvero che lui farebbe di tutto per una certa somma di denaro per fino andare all'inferno. Penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento o un mi piace. Grazie di aver visto il video fino a qui e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! In realtà non ho preparato nessuna parte bonus per questo video, ma se vi può interessare sono andata a fare un percorso da trekking sul monte Subasio per ricollegarci sia al primo libro in cui Mirta era sul Subasio, sia a quest'ultimo libro in cui lei ci è ritornata per rivedere tutti i posti in cui ha vissuto la sua vita. Quindi magari vi lascio un link qui sopra e gli altri in descrizione in cui potrete vedere questi bellissimi posti.